Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vi voglio mostrare un esercizio di piazzamento delle luci in scala di grigi. Per rendere l'esercizio più leggibile mi concentrerò su una luce intensa e stretta che illumina parte del viso e spalla sinistra del soggetto. Va da sé che la parte dietro del modello e un lato rimarranno più scuri e in secondo piano. Se volessimo dipingere un modello con una luce di questo tipo, non sarebbe necessario fare tutta questa lavorazione a pennello, potremmo semplicemente accennarla ad aerografo e poi fare questo tipo di lavoro direttamente con i colori. Ma per renderlo più leggibile e chiaro ho preferito fare così e spero che vi sia utile. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Il modello che usiamo oggi per il nostro esercizio è Cardinal della serie Historics di Scale 75, modelli di varie epoche storiche in stile cartoon. Partiamo dando una base nera e piena e coprente al soggetto, con primer dato ad aerografo, diluito con qualche goccia di thinner per facilitarne l'applicazione. Assicuriamoci di shakerare bene il prodotto prima di usarlo e di mischiare molto bene primer e thinner con un pennello vecchio, nel serbatoio dell'aerografo o aiutandoci con un piattino di metallo. Personalmente preferisco sempre diluire appena il primer, sia esso di marca Scale 75 o AK Interactive, per evitare spessori e facilitarne l'applicazione. Fanno eccezione i Molotov One for All che vi ho mostrato in altri video, che non essendo propriamente primer non necessitano di diluizione. Applichiamo il primer su tutto il modello e lasciamo asciugare completamente. Passiamo quindi ad un grigio intermedio, nel mio caso Graphite Grey di AK. Diluiamo anch'esso leggermente e siamo pronti ad evidenziare i primi volumi. Dato che la luce intensa e stretta che vi voglio mostrare oggi arriva dall'alto, cominciamo dalla fronte, dalla barba sporgente, il naso adunco e lo zigomo. Sicuramente ci aiuta molto a applicare il colore dalla stessa direzione in cui arriva la luce, ma non è sufficiente per una buona interpretazione delle forme, che poi andremo ad approfondire meglio a pennello. Scendendo, illuminiamo sicuramente il bordo superiore del colletto, che risalta dal collo scuro, e cominciamo a strutturare la luce sulla spalla, che in questo caso, oltre ad essere ben illuminata, è anche una superficie metallica e rifletterà quindi più luce. Il braccio piegato è sostanzialmente un insieme di cilindri che cambiano forma per via delle pieghe del tessuto. La luce che collega il polso e la spalla dovrà essere coerente. Abbozziamo anche una prima luce sulla mano rivolta verso la luce, soprattutto nella sezione delle dita rivolta verso l'alto. E otteniamo così una prima luce più ampia e diffusa, concentrata nelle aree illuminate e rivolte verso lo spettatore, in quella che sarà la vista preferenziale del modello. Abbandoniamo quindi la postazione aerografo e nell'esempio di oggi passiamo alle luci più intense con avorio e poi bianco. L'avorio non fa parte propriamente della scala di grigi essendo leggermente più caldo, ma io lo preferisco anche per dare l'idea di scaldare le luci in pittura dal lato dello spettatore e raffreddarle sul lato opposto. Con il colore lievemente diluito, senza troppo curare la pennellata, che qui è solo uno sketch, lavoriamo all'interno delle aree schiarite prima. Individuiamo aree più ristrette, in forte contrasto con il resto, che poi potremo allargare al bisogno. La parte più tonda della fronte, il sopracciglio, le ossa del naso e la palpebra molto evidente, i baffi e l'inizio dello zigomo. Guardare il modello dalla direzione di arrivo della luce ci può essere di grande aiuto se facciamo fatica ad interpretare alcuni volumi, che già con il primo step ad aerografo emergono dal primer nero. Individuiamo così l'orecchia, il bordo del colletto e la spalla, su cui si intrecciano mantello, spallaccio e altri elementi. Ingrandiamo pizzetto, baffi, zigomo e striscia di volto verticale che li collega, senza dimenticare il profilo del labbro e le rughe laterali.
Ingrandiamo quindi le luci sullo spallaccio abbozzando una prima forma sferica e sul resto del braccio con i riflessi centrali principali nel metallo che proseguono sulle pieghe di tessuto. Di queste dovremo illuminare quelle sporgenti ma anche quelle concave che però hanno sufficiente spazio da ricevere luce. Le dita, anch'esse cilindriche, le illumineremo nella sezione rivolta verso la luce, adattando la forma alla presenza delle nocche e delle unghie. Anche in questo caso considereremo gli spazi tra le dita se sufficientemente larghi da ricevere luce e i dislivelli causati da vene e tendini sul dorso della mano. Nell'armatura sotto le braccia, zona che prende poca luce, abbozziamo solo alcuni riflessi sul profilo metallico che ne identificano le forme e che si diramano da un ipotetico centro. Torniamo a definire meglio il braccio illuminando i profili superiori delle sezioni metalliche e allargando i riflessi verticali, lasciando sempre delle ombre create dalla sezione appena superiore. Illuminiamo anche la parte inferiore curva dello spallaccio che raccoglie luce nel bordo sporgente e rimane in ombra in quello superiore. A questo punto, per intensificare ancora di più la luminosità del focus del modello, ovvero il viso, inseriamo alcuni accenni bianchi su zigomo, fronte, naso e capelli. E con qualche ultimo accenno nelle zone per ora ancora trascurate come il nastro sul collo, concludiamo questo esercizio che, seppur slegato da una vera e propria pittura del modello, spero vi possa essere utile per capire meglio i primi step della costruzione di una luce. Non dovremmo dimenticare poi che il vero focus del modello è quasi sempre il viso, quindi tutte le luci che andremo a posizionare via via più lontane da quest'ultimo dovranno essere più fioche. Dovremmo poi considerare le luci secondarie, i riflessi e molti altri elementi, ma questo è un primo step che spero come sempre vi possa essere utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se magari lo rifarete su un vostro modello o, perché no, proprio su questo. A questo proposito vi lascio qui sotto in descrizione il link a questo modello e agli altri della serie, nel caso vi interessassero. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!